Ciao ragazzi, allora visto il grande interesse per Xsim, ovvero il simulatore per crossover, ho ritenuto opportuno fare questo piccolo approfondimento, in verità una precisazione. La stessa l'ho fatta nel tutorial, ovvero in questo vanno caricate le risposte sul box, non quelle che si possono reperire attraverso i datasheet, quello dei costruttori per capirsi, ok? C'è un motivo, l'ho detto e lo ribadisco. Xsim non ha la possibilità di elaborare lo sfasamento che ci può essere tra un driver e un altro o dovuto all'offset verticale, orizzontale che per esso. Sapete benissimo che non c'era questo campo da inserire, quindi lui non è capace di rielaborare questo dato. Come d'altronde non abbiamo nemmeno la possibilità di inserire le dimensioni del nostro box, quindi inserire la grandezza del pannello sulla quale sono posizionati i nostri altoparlanti. Da questo ne potrebbe ricavare l'effetto di diffrazione, ma non può. Tutti questi dati li ricava attraverso la risposta che noi caricheremo e quindi queste risposte debbono essere eseguite in un determinato modo, non in asse ai driver. Nella fattispecie preciso, come possiamo vedere da questo simulatore che è Cross PC, la misura va effettuata in asse al driver più in alto, che può essere il Twitter, ma comunque ne può essere un altro, o ci può essere anche una condizione, effettuare la misura altezza di orecchio, ok? Ma una volta scelta, voglio dire, l'altezza del microfono, questa resta fissa, non va spostata per ogni misura mettendola in asse al driver. Mi spiego meglio. Faccio la misura del tweeter, come in questo caso, stacco il tweeter, collego il midrange, faccio l'altra misura, scollego il midrange, collego il buffer, faccio un'altra misura. Questo perché attraverso queste misure lui ricava la fase, il tempo di volo, quindi lo sfasamento che ci sarà tra un driver più lontano e uno più vicino rispetto a quello in asse. Ok? È l'unico modo di ricavare una differente posizione dei driver. Se inserite quelle del datasheet per Xsim stanno tutti posizionati nello stesso punto, il che non è corretto. Quindi, non essendo corretta, la curva che inseriamo, i dati che inseriamo, la simulazione non può essere che sbagliata. Se voi notate, con una differenza di dimensione di 15 cm, abbiamo questo sfasamento espresso in millisecondi, anche se può essere non rilevante, diciamo in bassa frequenza, ma quando interessa le vie alte, diciamo tra Twitter e Mindrange, dove ovviamente i periodi riferiti giustamente alle frequenze saranno più piccoli, quindi un leggero sfasamento può compromettere tutta la simulazione. Ripeto, non dovete e non si debbono inserire le risposte in asse, ovvero quelle reperibili dai datasheet, quelle fornite dai fornitori per capirsi. Xsim necessita delle misure su box. Da queste può ricavare il tempo di volo, quindi gli sfasamenti e l'effetto di diffrazione. Ricordo, le misure, quelle fornite dai costruttori attraverso i datasheet, sono innanzitutto in asse e poi sono nella stramaggioranza dei casi su pannello infinito, quindi un pannello molto grande dove l'effetto di diffrazione è minimo, è trascurabile, soprattutto se parliamo di piccole driver e ad alta frequenza, ok? Minima, irrilevante. Il nostro buffer, quello del nostro diffusore, è piccolo, quindi l'effetto di diffrazione è molto alto. Xsim lo può ricavare, e ripeto, solo attraverso la misura, le nostre misure che noi inseriremo, i nostri dati errati, simulazione errata. Non è possibile.
Se non abbiamo il box e quindi non abbiamo i driver, non bisogna usare Xsim. Ci sono altre simulazioni, altri ambienti di simulazione che permettono di effettuare una corretta simulazione, fornendo gli offset verticali, orizzontali, le dimensioni del box, e con questi dati il simulatore rielabora il tutto e riesce a ricavare lo sfasamento e l'effetto di rifrazione. Sapete benissimo che su Xsim non è possibile inserire, ripeto, questi dati, e quindi lui non li può ricavare se non attraverso le nostre misure. Quindi, ripeto, una volta scelta la posizione del nostro microfono, questa non va più spostata per le altre misure. Effetto una misura, effetto le altre, il microfono deve stare sempre nella stessa posizione. Da questa misura lui ricava lo sfasamento, tempo di volo e offset, e quindi ricava la fase. Ok? E quindi la nostra simulazione potrà essere corretta, salvo i nostri errori. Ok? Bene, questo perché, ripeto, ho visto che qualcuno insiste nell'utilizzare curve e grafici dati da sheet per Xsim, ed è sbagliato. Visto il forte interesse, ho ritenuto opportuno fare questa piccola precisazione. Spero di aver fatto grossa gradita, di non aver offeso qualcuno nel modo più assoluto, lo spero tanto. Innanzitutto ricordo, per chi fosse interessato a restare aggiornato, di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!